Salve e benvenuti a Gormitology. Io sono Jack Sunslide e in questo video vi presenterò come nascono i gormiti. È una domanda che ha delle risposte certe per alcuni gormiti, ma non tutti nascono allo stesso modo. Quindi in questo video presenteremo tutti i modi in cui nascono i gormiti canonicamente, le loro origini o cause, le forze che li hanno generati e per quelli di cui non abbiamo abbastanza informazioni faremo delle teorie. Basta chiacchiere, iniziamo subito partendo in ordine cronologico dalla serie Luxion. Qui possiamo dividere i gormiti in base a come sono nati in 4 diverse categorie. Prima di tutto i signori Luxion. Quindi questi nascono dall'unione di 4 fasci cosmici con gli elementi della natura della Terra / Gorm. Questo tipo di genesi è estremamente particolare, più che altro perché fasci simili li vediamo solo in Final Evolution da parte del Sole e della Luna per dare vita ai popoli Final Evolution e dare l'energia Neozon. Quindi posso supporre che questi fasci vengano da altri corpi celesti, ma la causa che li ha spinti a fornire questa energia è estremamente in dubbio. Forse la natura di Gorm in quel momento era in difficoltà e, come l'occhio aveva bisogno di aiuto in Final Evolution, il pianeta Terra / Gorm ha ricevuto aiuto da altri corpi celesti nel cosmo. Quindi nascono i signori Luxion di roccia, bosco, acqua e vento. Diversa è la genesi di gormiti secondari Luxion. Questi infatti derivano dal tocco dei signori Luxion e oggetti del loro stesso elemento. Un po' come se i signori della natura mantenessero alcuni dei poteri dei fasci che li hanno formati. Questo ha permesso la nascita sia di gormiti, per così dire, specializzati che di gorbattenti. Capiremo più avanti perché questo evento è particolare. Altra nascita della serie Luxion è quella di Leander. Diciamo non è proprio la nascita, ma dovevo menzionarla. Leander, essendo l'incarnazione della natura stessa, esisteva già da prima, ma non è chiaro se sia mai esistito in questa forma, quindi tecnicamente la sua forma cosciente potrebbe essere nata sul momento, dal rituale dei signori Luxion. Passando al popolo del male c'è anche Draconius, che viene detto essere già presente sul pianeta da Ere. In questo caso non abbiamo una sua manifestazione esplicita per via di un qualche evento, quindi probabilmente esisteva già nella sua forma di gormita nelle viscere del pianeta, come detto nelle descrizioni. La sua nascita quindi è misteriosa, ma viene descritto essere in grado di generare gormiti, tra cui il signore del male Cerbante. Dalle mie ricerche comunque è lui stesso a creare tutti i gormiti del male, quindi per Cerbante il ruolo del signore è soltanto per il suo rango di potere e non per effettiva capacità di generare gormiti come le sue controparti del bene. Cronologicamente dopo la Luxion si trova la Morphogenesis, forse, che ci sia o meno. Resta il fatto che in questa serie non ci viene fatta sapere l'origine dei gormiti che si trovano lì dentro, quindi passiamo alla serie successiva. La prima serie ha 4 categorie di personaggi in base alla loro nascita. Prima discuterei Magor e Vecchio Saggio. 2 entità magiche d'età non precisata, sembrano essere immortali ed in conflitto da parecchio tempo, ma non si sa niente delle loro origini. Forse il Vecchio Saggio però ha qualcosa a che fare con la categoria successiva. I gormiti umanoide sono la popolazione che abita Gorm in armonia con essa. Non sappiamo quasi niente di loro, però la loro forma può farci supporre che siano semplici umani, quindi possiamo supporre che siano il primo esempio di riproduzione sessuata nei gormiti, dato che viene detto che vivono lì da generazioni. Questa è un tipo di genesi molto strana. Invece di nascere da incredibili magie, gli umani hanno un sistema di riproduzione un po' meno efficiente, che li porta a generare nuovi individui attraverso un rituale che necessita di 2 individui di tipologia differente. Gli umani sono fatti divisi in 2 principali tipologie, maschile e femminile. Quando questi effettuano il rituale di nascita, lentamente comincia a formarsi un nuovo individuo all'interno del corpo del genitore femminile. Dopo circa 9 mesi, questo nasce in una forma molto indebolita. Con gli anni cambia forma fino a diventare nella sua forma detta adulta e a questo punto lentamente il corpo si deteriora fino alla sua morte naturale, se questa chiaramente non avviene prima. Una maniera molto strana sia di vivere che di generare nuovi individui. Il motivo per cui vi ho spiegato tutto questo è che in tutta la storia di Gorm ci sono pochi casi di individui che hanno seguito il processo di invecchiamento e crescita. Tra questi i principali sono il Vecchio Saggio, chiaramente l'unico vecchio effettivo che vediamo, e i ragazzini cartoon, che li vediamo crescere fra l'Eclisi Suprema e la Neorganic di almeno un anno. Dopo i gormiti umanoidi, trovo necessario parlare degli uomini lava. Queste creature del vulcano nascono dalla magia oscura di Magor.
Non è chiaro se vengono create nel momento del massacro dei Gormiti oppure esistevano già da prima. Il retcon non aiuta, ma da come è scritto nel libro, questi sono stati plasmati dalla lava in occasione dell'eruzione. Quindi direi che sono nati in quel momento per devastare l'isola. Infine, in prima serie abbiamo finalmente i Gormiti del bene. La disperazione del vecchio saggio ha creato l'occhio della vita. Dopo aver reso l'isola nuovamente abitabile, il vecchio saggio la usa per plasmare i nuovi Gormiti. Quindi, dall'unione della fiamma generatrice e gli elementi di terra, foresta, aria e mare, nascono i signori e i loro sottoposti, contemporaneamente. Con tutti i retcon che la prima serie ha ricevuto ci sono contraddizioni nelle fonti, quindi qui vi notifico che come fonte principale per queste serie sto usando il libro dei Gormiti, che ora abbiamo caricato sul Drive Magazine, se mi ricordo metto il link in descrizione. Passiamo quindi alla seconda serie. Qui, al di fuori dei Gormiti del vulcano, chiaramente nati dalla magia nera di Magor, come anche specificato dal Re Profondo, il resto di Gorm ha origini particolari. Le fonti sono molto vaghe, ma viene sempre fatto notare che ci sono state delle evoluzioni dei popoli precedenti, mentre di solito il termine evoluzione di Gorm viene usato solo per trasformazioni. In questo caso suppongo sia inteso in maniera letterale, quindi attraverso la selezione naturale sono sopravvissuti e tramandati solo i Gormiti più potenti. Ma da dove sono nati? L'occhio della vita non viene mai menzionato in tutta la serie, quindi l'unica alternativa possibile che mi viene in mente è la riproduzione sessuata, come i Gormiti umanoidi. Quindi i Gormiti seconda serie sono il risultato di un sistema così inefficiente? Probabile, ma è il sistema più efficiente al di fuori di interventi attivi esterni magici. I geni dei genitori sono tramandati ai figli e solo coloro che sopravvivono sono in grado di fare ereditare i propri. L'evoluzione vera è accelerata dalla riproduzione sessuata, permettendo una diversificazione molto ampia e quindi la presenza di individui avvantaggiati geneticamente. Chiaramente questa è un'oversemplificazione del processo, ma in una Gorm costantemente in conflitto, caratteristiche secondarie di questo processo sono facilmente ignorabili, oltre al sistema magico presente. Solo il più forte sopravvive e solo il più forte tramanda i suoi geni. Il motivo per cui questa proposta è probabile sta nei Gormiti come mantra, medusa antica e magica vedetta. I Gormiti sono differenziati sessualmente. Non ci sarebbe motivo di ciò se non ci fosse una diversificazione sessuale fra individui maschili e femminili. Nel caso mi citaste identità di genere, in una società di individui asessuati la sovrastruttura sociale di genere non credo esisterebbe, specialmente su una Gorm dove l'unico interesse è menare le mani. Finito con la seconda serie, direi passare al casino più totale nella terza serie. Qui abbiamo più che altro tantissima incertezza. Per cominciare abbiamo l'unica sicurezza di questa serie, Devil Phoenix e il popolo dell'aria. Magor, dopo aver ottenuto il copyright dell'aria, ha cominciato a produrre il suo popolo personale. Anche se sono sostanzialmente Gormiti del vulcano, questi sono decisamente nati in quel momento da un incantesimo di Magor, che ha fatto unire un lapillo con le nubi del cielo. Passiamo poi a coloro che sicuramente non sono nati dopo il tradimento di Helios. Il Sommo Obscurio vengono chiamati su Gorm da altre dimensioni come richiesta di aiuto. Rimane il fatto che non sappiamo da dove vengano e come siano nati, ma almeno sappiamo che non sono nati sul momento e non è il caso di approfondire la questione in questo video. Quindi passiamo alla situazione problematica. Per anni sul canale ho sempre considerato questo discorso qualcosa che mi rode dentro. Questo perché magazine, fogli illustrativi e corti animati non hanno mai voluto specificare da dove i popoli di mare, foresta, terra e vulcano, terza serie, venissero. Parole vaghe, termini utilizzati anche per power up e il poco detto in generale sono una piaga che affligge la lore di Gorm. Ma oggi voglio concludere questo dubbio. Come detto in precedenza, abbiamo finalmente disponibile la lettura a tutto il libro. La comunità del libro è il modo in cui è costretto a esporre le cose come stanno. Non sempre succede, ma finalmente abbiamo una conferma. In quello stesso momento nacquero per magia i nuovi guerrieri del popolo della foresta, mentre nelle altre regioni dell'isola sorgevano un nuovo popolo del mare e un nuovo popolo della terra. Questa conferma che i popoli di terza serie sono nati sul momento è un enorme sollievo, anche se solleva un quesito importante. Come nascono? Suppongo dall'unione dell'occhio e degli elementi, ma serve un modellatore attivo quando si tratta dell'occhio della vita. Forse il sommo? Probabile. Questo spiegherebbe la loro potenza. Resta però un dubbio. Armageddon? Probabilmente anche lui è generato da Magor, sul momento, dato che appare proprio quando Magor effettua l'incantesimo della creazione di Devil Phoenix. Ma ancora non credo che abbiamo prove definitive. Inoltre, per scoccare una freccia contro questa mia stessa teoria, nacquero per magia i nuovi guerrieri del popolo della foresta. A volte viene usato per potenziamenti, sono nati i Gormiti Atomic. La certezza non ce l'avremo mai.
Voglio anche far notare che nessun gormita di questa serie utilizza pronomi femminili. La mia teoria è che essendo nati da magie superiori si è deciso di renderli senza genere, superiori in un certo senso, ma in italiano questo significa usare il maschile di default. Quindi da questo punto in poi praticamente su Gorm si riconoscono solo due generi, gormiti del bene e gormiti del male. Dopo la terza serie non vediamo più nuovi gormiti per un bel pezzo. Gli Energeia sono i prima serie risorti, i Neozon sono sempre gli stessi della terza serie e i Destrieri li lasciamo per un altro video che sono troppo problematici da analizzare. Mi lamento di Magmion, ma il video sui guardiani è quello che mi spaventa di più. Però è strano. Poi passano milioni di anni su Gorm e quando ci ritorniamo non ci sono nuovi gormiti? Possibile che nel timeskip più lungo di Gorm non sia nato nessun gormita? Sì, è abbastanza chiaro che i gormiti sono creature elementali che apparentemente sono immortali, o almeno con un arco vitale così lungo da vivere milioni di anni senza problemi. In condizioni simili riprodursi è controproducente, non ci sarebbe un cambio generazionale dato che le vecchie generazioni non muoiono. Un'isola di immortali permette la riproduzione solo se ci sono le condizioni per far morire qualcuno, tipo le guerre che hanno sempre colpito Gorm. Un ecosistema chiuso il cui equilibrio deve essere mantenuto. Queste sono parole potenti, estremamente sagge. Se solo non ci fossero quei maledetti gorbattenti. Nella cartoon vediamo per la prima volta per bene i gorbattenti, soldati generici di cui ogni popolo è dotato. Probabilmente sono sempre stati su Gorm, ma nelle serie li abbiamo visti troppo semplificati per considerarli. Fortissimus nel corto della grande Crisi, le ombre e gli uccelli in Eclisse Finale, Brax e Fossil nei corti Final Evolution. Possono tranquillamente simboleggiare altri gormiti, ma i gorbattenti sono qualcosa di un po' diverso da semplicemente altri gormiti. Perché i gorbattenti sono tutti uguali, non hanno unicità, sono estremamente umanoidi, ma soprattutto invecchiano e hanno dimorfismo sessuale. Non è una cosa da poco. L'esistenza di gorbattenti con tratti fenotipicamente femminili e la presenza di bambini implicano che i gorbattenti sono in grado di riprodursi. Che utilizzino il rituale umano o un misterioso rituale gormita è indubbio, sono necessarie ulteriori ricerche. Però sta di fatto che questa cosa avviene parallelamente ai gormiti rimasti negli eventi pre-bolla. Qui rimane un dubbio, se i gorbattenti erano presenti già da prima, come funzionava? Nel senso, perché c'erano entità immortali che non invecchiano e gorbattenti che nascono, crescono, forse invecchiano e muoiono, non lo so. Un tempo c'avevo una teoria, la teoria del formicaio. Praticamente l'occhio della vita ha generato creature con scopi specifici, mentre i gormiti, signori della natura, che bla bla bla, nella definizione originale della prima serie, nascono unicamente per il combattimento, non hanno la possibilità di riprodursi, mentre i gorbattenti sono altre regine. Se queste possono generare effettivamente dei gormiti non lo so, ma considerando che i gormiti seconda serie vengono da una riproduzione sessuata, vuol dire che probabilmente, o suppongo, spero, sarebbe divertente, che dei genitori gorbattenti possono generare sia altri gorbattenti per portare avanti la specie, che gormiti. I gormiti non sarebbero in grado in questo caso di riprodursi, ma manterrebbero dei geni, comunque dei genitori, perché serve una selezione naturale. Quindi sono in grado di produrre gormiti per lo scopo di combattere, gormiti per riprodursi e portare avanti la specie. Questo potrebbe portare a una struttura sociale interessante, in cui il gormita effettivo protegge il resto della famiglia. Quindi i gorbattenti producono per, non so, figliata, diciamo così, per figliata producono tot gorbattenti e un gormita per difenderli. Quelli che sopravvivono sono quelli che possono riprodursi, quindi indirettamente, per quanto non tramandano esattamente i loro geni, indirettamente tramandano i geni del gormita che hanno prodotto. Se invece vogliamo andare in una maniera noiosa, la maniera noiosa è che dopo che i gormiti erano tutti quanti pompatissimi, fortissimi, hanno delle armi al posto delle mani, loro si possono riprodurre. Dopo l'apertura della bolla, questi immortali sono rimasti in vita e hanno cominciato a figliare. Il problema è che in un periodo in cui non servivano armi per combattere.
durante i millenni di combattimenti ce ne sono stati pochi e venivano sempre affrontati da quelli che erano rimasti in vita. Mentre i combattenti probabilmente sono immortali dal punto di vista d'età, perché non abbiamo prove che invecchiano, abbiamo soltanto prove che crescono. Mentre i combattenti magari morivano in combattimento perché sono scarsi dopo aver già portato avanti la loro prole, lentamente si evolvevano a non essere specializzati nel combattimento, perché c'erano già individui adeguati per fare questo scopo. Dalla cartoon in poi non abbiamo più gormiti specializzati, secondari, come li vogliamo chiamare, nati per selezione naturale, per riproduzione sessuata, ma soltanto con incantesimi, di cui abbiamo prova. Questo potrebbe significare che quindi le generazioni si sono indebolite e sono sopravvissuti quelli che invece di combattere e morire in combattimento avevano soltanto scopi di supporto in città, perché i combattenti sono immortali. Non so se mi spiego. Questa è un'altra eventualità. Quei gormiti si possono riprodurre, magari qualcuno è nato a riproduzione sessuata di quelli lì, ma ormai i geni sono di milioni di anni di differenza. Però non capita così spesso e se capita sono molto deboli, non c'è motivo di metterli a combattere. Questo spiegherebbe perché non li vediamo. Attualmente noi nella serie vediamo soltanto i gormiti che sono i più forti del loro popolo. Noi vediamo soltanto l'elite, non è che ci sono solo loro in teoria. Inoltre devo citare anche un altro tipo di nascita, anche se tecnicamente non dovrei considerarla tale. I signori cartoon sono bambini trasformati in gormiti agli occhi della vita. Vale come cosa? Boh. Prima di passare oltre voglio far notare una cosa. Jessica è una ragazzina umana, ma quando si trasforma viene chiamata Signore della Natura. Le carte fanno meno uso possibile di parole genderabili e quando avviene usa pronomi maschili. Questo stranamente non avviene con Magica Vedetta. Teorizzo quindi che non sia una cosa tipo la Meloni che si vuole far chiamare presidente, ma che forse la forma gormita non abbia un proprio genere, nonostante le caratteristiche fenotipiche mostrate. Proseguendo abbiamo la serie filler Elemental Fusion, dove avvengono cose di cui non ho parlato ancora approfonditamente sul canale. Praticamente i signori vengono avvolti di energia degli elementi, dei loro elementi. Dopo essere trasformati in Elemental Fusion uniscono le loro energie, un fluido lucente ricopre Sbors, e nascono i gormiti secondari Elemental Fusion. Lo fanno anche i cattivi. Si apre il suolo e nascono i gormiti secondari del male Elemental Fusion. Rileggendo il foglietto ho ripensato molto alla Luxion, non approfondisco. Lasciamo a un video dedicato all'Elemental Fusion. La Eclipse Suprema invece presenta lo stesso problema della serie 3. E incidentalmente ci sono due protagonisti ripetuti. Considerato che nella serie animata e nel magazine non se ne parla, mentre nel foglio illustrativo sì, e considerato come abbiamo decretato la terza serie, diciamo che anche qui il sommo genera i nuovi gormiti del bene direttamente dalla forza della luce, e in questo caso è Obscurio a generare i nuovi gormiti del male dalla lava. Per i gormiti delle tenebre però sappiamo che erano rinchiusi nelle profondità di Gorm dal cartone, da probabilmente la guerra sulla Valle delle Nebbie, quindi hanno la stessa origine forse di quelli della terza serie. Rimane quindi in dubbio come nascono e anche le origini dei gormiti secondari della luce, di cui non sappiamo assolutamente niente. Nella serie animata non li vediamo, le descrizioni non ne parlano. Dove erano? Boh. Nel portale forse no, non lo sappiamo. Passando alla Titanium, nonostante siano tutti nuovi gormiti, questi sono in realtà evoluzioni delle serie precedenti, fatta eccezione di alcuni specifici gormiti esclusivi di Magic Egg o altri tipi di prodotti. Il foglio illustrativo non viene in nostro aiuto, mannaggia. Infatti viene detto che nascono nuovi popoli, intendendo che ora, essendo potenziati, sono nuovi gormiti, un po' come tutte le serie basate su nuove forme. Qui potrebbero essere nati durante uno dei potenziamenti di Titanium, ma a me piace pensare che ci fossero già prima, ma erano così scarsi che non sono stati notati fino a quando il Sommo Oscuro ha dato loro un power up. Fine. Andiamo alla Neurganic. I signori hanno ricevuto un power up, questa volta anche Magnion e Obscurio. Per i gormiti secondari abbiamo effettivamente esplicita la nascita dei gormiti del male da parte di Magor, usando gli occhi della vita e anche gli elementi del pianeta Terra. Nuovamente poi per il bene abbiamo il cartoon che non ne parla, mentre nel foglio illustrativo è direttamente il sommo, i rimasugli del sommo a crearli. Quindi anche qui andiamo di questa possibilità. Non ne parlano nella cartoon, mannaggia la pupazza. Personalmente non trovo molto piacevole l'idea del sommo in grado di generare da solo gormiti di 4 elementi così senza niente.
Almeno in terza serie si può sospettare che ci sia l'occhio della vita di mezzo, ma in Neorganic gli occhi non ci sono, Yamagor. Queste comunque se abbiamo finito così le serie principali. Menziono rapidamente quelle successive. Nella Natural Lich non ci viene mostrata nessuna origine, ma intuibili per molti gormiti. Partendo dai protagonisti e i loro popoli, questi sono in realtà composti da gorbattenti. Sull'isola non sono quasi più rimasti gormiti secondari e i signori sono gorbattenti trasformati grazie alle Gobstone. Situazione quindi simile ai ragazzini cartoon. Anche i gorbattenti di questa serie mostrano casi di dimorfismo sessuale, implicando quindi che i gorbattenti di questa serie si riproducono come quelli della cartoon. Paradossalmente questo sistema inefficiente è utilizzato molto su Gorm, da personaggi secondari scarsi che non fanno mai niente, quindi dimostrazione ulteriore che è un sistema di generazione di prole inefficiente rispetto alla generazione magica. I gormiti secondari invece vengono definiti gormiti specializzati. Non è nota l'origine, ma si sono trasferiti in una dimensione a parte e sono invisibili a occhio nudo. L'unico modo per richiamarli è il Quaternos Visor, che permette di vedere anche gli elementali, creature minuscole che permettono di essere utilizzate per creare le armi e dispositivi dei signori della natura. Li menziono, non sappiamo niente a riguardo, sfortunatamente. Magari sono come quei gormiti immortali che erano stati generati da un grande potere, bla bla bla, dalla Gobstone originale. Il popolo vulcano non sembra avere origini chiare, quindi non mi esprimo. Le uniche ipotesi possibili sono tali solo per via di supposizioni tematiche sulla storia, ma non mi pare il caso in questo video per approfondire la questione, magari un video dedicato. Passando al vecchio saggio e Magor, questi sono detti essere fratelli e gormiti del fuoco, quindi in teoria dovrebbero avere la stessa origine degli altri gormiti del fuoco. Magor però viene anche definito qualcosa tipo un esperimento magico fallito. La serie non approfondisce questa questione, ma ciò dispiegherebbe le differenze fisiche fra Mago e Vecchio Saggio. Ho tante idee in testa, voglio ragionare su questa cosa, ci lavorerò in futuro per un futuro video, state tranquilli. Passiamo alla 2018 e la situazione cambia completamente. La lore è un casino, ho provato a rimettermici sotto e capirci qualcosa, ma se le vecchie serie erano vaghe, qui siamo su un altro livello. Da quello che ho capito i gormiti sono nati dalla caduta del titano degli elementi su Gorm. Questo ha liberato l'energia della natura e fatto nascere i primi gormiti. Gli elementi primordiali di questa linea sono cosmo, magma, oceano e cristallo invece dei soliti elementi. Questa Gorm nel presente è ambientata da gormiani, che derivano dai gormiti, sono come i gorbattenti delle serie precedenti. Quindi hanno dimorfismo sessuale e suppongo quindi la solita tecnica di riproduzione. Nell'ultima stagione poi Aoki riceve energia da creature umanoidi proprio come i gormiti ricevono energia dai gormiani. Di conseguenza si può supporre che siano effettivamente la stessa cosa, abbiano mantenuto queste caratteristiche dal loro avi. Magari in futuro do un'occhiata maggiore a questa serie, rimane il fatto che non capisco da dove vengano i gormiti mecha. Mentre i gormiti soliti sappiamo che sono nati da riproduzione sessuata, derivanti dal titano degli elementi, i gormiti Darkans sono, spoiler ragazzi, i gormiti della luce, quindi anche quelli in teoria derivano da... il titano degli elementi, l'energia solar che dà Eclipsion viene dal titano degli elementi. I gormiti mecha da dove vengono? La loro energia è recente, è potente, sono dei robot ragazzi, da dove vengono? Sono nati direttamente dal titano degli elementi qualche secolo dopo? Boh? Non l'ho capita, quella stagione fa veramente schifo. Saltando la Legends dove non sappiamo assolutamente niente, abbiamo lo stesso livello di incertezza per la New Era, dove i gormiani sono effettivamente esseri umani con relazioni e famiglie. I gormiti qui sono delle trasformazioni, quindi gli unici a nascere in maniera tradizionale, quindi attraverso un incantesimo, sono gli Scav, le creature del male mandate da Lord Graven, e Fusion, nato dal rituale dei Scion, anche se non capisco se è cosciente o no. Gli Scav sono un po' come i soldati di Magor in Neorganic. Fusion invece è molto simile, mi ricorda molto Leander come cosa, il rituale da 4, però non si capisce se è cosciente, può anche non essere un individuo quello, non è nato, non è un individuo, è un mecha, un robottone, non lo so. Quindi bimbi, spero che ora siate felici di conoscere meglio il mondo in cui viviamo e quindi di fare uso di protezioni quando si toccano artefatti magici estremamente potenti. E quindi
queste sono le varie tipologie. Non mi aspettavo così tanta riproduzione sessuata. Io sono deluso da Gorm, ma effettivamente i combattenti più deboli sono nati da questo sistema, quindi chiaro, chiaro. Artefatti magici is the way. Prima di chiudere voglio ricordarvi che il concorso 2025 è concluso quando esce questo video. Di conseguenza potete andare a votare, avete 2 settimane e poi il 31 dichiareremo il vincitore. Ho visto tanti partecipanti, mi sono piaciuti le varie proposte, sono felice che vi siate divertiti. Alla prossima, Max!